Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Almidis EG SpA, società del gruppo Stade Mittel AG. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Almidis? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Almidis durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Almidis? Almidis è un farmaco a base del principio attivo amlodipina basilato, appartenente alla categoria degli antianginosi, antipertensivi calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda EG SpA, società del gruppo Stade Mittel AG. Almidis può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Almidis 10 mg 14 compresse. Almidis 5 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Epifarma Srl. Concessionario: EG SpA, società del gruppo Stade Mittel AG. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: amlodipina basilato. Gruppo terapeutico: antianginosi, antipertensivi calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione, angina pectoris cronica stabile, angina conseguente a vasospasmo, angina di Prinzmetal. Posologia adulti. Sia per l'ipertensione che per l'angina, la dose iniziale consigliata è di 5 mg di Almidis una volta al dì. Questa dose può essere portata alla dose massima di 10 mg a seconda della risposta individuale. Nei pazienti ipertesi, Almidis è stato usato in associazione con diuretici tiazidici, alfa bloccanti, beta bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Nei pazienti con angina, Almidis può essere usato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antianginosi, nei casi di angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta bloccanti a dosaggi adeguati. Non sono richiesti adattamenti del dosaggio in caso di somministrazione concomitante di diuretici tiazidici, beta bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Amlodipina usata a dosi analoghe in pazienti anziani e giovani è ugualmente ben tollerata. Nei pazienti anziani si raccomandano i dosaggi normalmente utilizzati, ma l'aumento di dosaggio deve essere considerato con cautela, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Pazienti con compromissione epatica. Non sono state stabilite raccomandazioni sui dosaggi per pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Pertanto la scelta della dose deve essere effettuata con cautela e si deve partire dalla dose più bassa, vedere paragrafi 4 e 5, 2. La farmacocinetica di amlodipina non è stata studiata nella compromissione epatica grave. Nei pazienti con compromissione epatica grave, il trattamento con amlodipina deve essere iniziato con la dose più bassa, seguita da un graduale aggiustamento della dose. Pazienti con danno renale. Il grado di danno renale non è correlato a variazioni delle concentrazioni plasmatiche di amlodipina, quindi si raccomanda il normale dosaggio. Amlodipina non è dializzabile. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti affetti da ipertensione di età compresa tra i 6 e i 17 anni. La dose orale antipertensiva raccomandata nei pazienti pediatrici dai 6 ai 17 anni di età è di 2,5 mg in monosomministrazione giornaliera come dose iniziale, aumentabile a 5 mg in monosomministrazione giornaliera se non vengono raggiunti i valori pressori raccomandati dopo 4 settimane. Nei pazienti pediatrici non sono state studiate dosi superiori ai 5 mg/die, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. Non è possibile somministrare dosi di amlodipina 2,5 mg con questo prodotto. Bambini di età inferiore ai 6 anni. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. Amlodipina è controindicata nei pazienti con
ipersensibilità ai derivati delle diidropiridine, ad amlodipina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipotensione grave. Shock, incluso shock cardiogeno, ostruzione dell'efflusso ventricolare sinistro, esempio stenosi aortica di grado elevato, insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto acuto del miocardio, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La sicurezza e l'efficacia di amlodipina durante crisi ipertensive non sono state valutate. Pazienti con insufficienza cardiaca. I pazienti con insufficienza cardiaca devono essere trattati con cautela. In uno studio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su amlodipina. Inibitori del CYP3A4. L'uso concomitante di amlodipina con inibitori del CYP3A4 potenti o moderati, inibitori della proteasi, antifungini azolici, macrolidi quali eritromicina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Almidis insieme ad altri farmaci come Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Almidis durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Almidis durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza di amlodipina durante la gravidanza non è stata stabilita. Negli studi sugli animali sono stati osservati effetti di tossicità riproduttiva in seguito a somministrazione di dosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amlodipina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate più comunemente durante il trattamento con amlodipina sono state sonnolenza, capogiri, cefalea, palpitazioni, vampate di calore, dolore addominale, nausea, gonfiore. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza nei casi di sovradosaggio intenzionale nell'uomo è limitata. Sintomi. I dati disponibili suggeriscono che a seguito di sovradosaggio si possono manifestare una forte vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistemica fino ad includere casi di shock ad esito fatale. Trattamento. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio d'amlodipina richiede un attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di gluconato di calcio può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legata alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Bloccanti dei canali del calcio, bloccanti selettivi dei canali del calcio con prevalente effetto vascolare. Codice ATC. C08K01. Amlodipina è un inibitore dell'afflusso degli ioni di calcio appartenente, proprietà farmacocinetiche, assorbimento, distribuzione, legame con le proteine plasmatiche. Dopo assunzione orale di dosi terapeutiche, amlodipina viene assorbita in modo graduale, con livelli di picco plasmatico entro le 6-12 ore dalla somministrazione. Dati preclinici di sicurezza. Tossicologia riproduttiva.
Studi sulla riproduzione in ratti e topi hanno mostrato parto ritardato, travaglio prolungato e ridotta sopravvivenza dei neonati a dosaggi circa 50 volte superiori rispetto alla dose massima. Elenco degli eccipienti compresse da 5 mg e 10 mg. Cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, sodio amiloglicolato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Almidis a base di amlodipina e basilato sono Abis, amlodipina ABC, compressa, amlodipina Accord, amlodipina Almus, amlodipina Alter, amlodipina Aristo, amlodipina Aurobindo, amlodipina Doc generici, amlodipina EG, amlodipina Epifarma, amlodipina FG, amlodipina GIT, amlodipina Exala G, amlodipina Corca, amlodipina Milan, amlodipina Pensa, amlodipina RKG, amlodipina Sandoz, amlodipina San, amlodipina Technigen, amlodipina Teva Italia, amlodipina Zentiva Italia, Amlopol, Antacal, Balerm, Crudipin, Losedin, Natam, Norvasc, Pressac. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.